Ciao ragazzi, eccoci qui per un nuovo episodio della rubrica I nostri giochi. Oggi siamo con i giochi di Fab, i recuperi, gli acquisti, e abbiamo poche cose ma buone. abbastanza buone nel complesso, devo dire. Sì, anche alcuni affarini un po' interessanti. Partiamo prima da questo giochino qui, veramente interessante, Dexter per PSP. C'è anche un altro Jack and Dexter per PSP e mi manca, quindi al momento mi manca solamente quello. E insomma, l'ho preso da un tizio a 2 spicci, versione italiana, e considerando che ormai la versione italiana di questo gioco si trova a prezzi un pochino più alti, mi sembra che l'ho pagato tipo 5 euro, quindi devo dire che sono veramente contento di questo acquisto, perché sinceramente mi volevo recuperare tutta la serie di Jack and Dexter e sono quasi arrivato. Poi c'è un altro di Jack and Dexter, mi pare, che avevo recuperato. Sì. Esatto, pure questo, tanto che siamo qui con Jack and Dexter. Sì. Jack X è un titolo sempre su Jack and Dexter, in versione però racing, insomma, quindi un po' un racing un po' particolare, e devo dire che, ragazzi, completo, perfetto. Gli ho cambiato la custodia perché praticamente mi era arrivato così, tutto perfetto, problema che era un po' spaccato qua all'interno, e purtroppo dopo, vabbè, io ovviamente non me ne ero accorto, ma è anche vero che l'ho pagato anche questo 5 euro da una signora che non se ne intendeva, perché questo Jack X costa almeno 10-15 euro in versione italiana e non Platinum più che altro, e ho detto vabbè, sai che c'è, mi cambio la custodia, no problem, perché comunque obiettivamente era tutto perfetto a parte quella piccola cosa, ma ho detto pazienza, comunque è pur sempre un affaretto interessante per quella cifra, per 5 euro non si può voler niente di più dalla vita. No, anche perché alla fin dei conti io ti dico, l'ho provato una volta che io ho la versione quella su PS4, l'ho giocato, è carino, sai, ricordo un po' Crash Team Racing, Esatto, ai tempi, sì. insomma, si capisce, comunque è sempre fatto da Naughty Dog, quindi hanno fatto un po' copia e incolla, è divertente, ci sta. Naughty Dog aveva queste cose di fare Sì. i racing dei giochi, interessante. Poi ne abbiamo 2 di questa Sì. serie qui, Metal Gear Solid 5, che c'è Ground Zeroes e anche The Phantom Pain, giustamente, quindi praticamente la collection, che mi auguro ovviamente sì, che sia anche su disco, chiaramente, ok. Però l'ho voluto recuperare perché mi manca il 5 e Ground Zeroes l'avevo riscattato col Plus, però in versione digitale. Mi mancava la versione fisica e questa raccolta secondo me è perfetta. L'abbiamo pagata 15 euro, All'incirca. 15 euro, che poi è il suo valore, però su Vinted c'è anche la spedizione, quindi ho detto vabbè, visto che mi manca e visto che vorrei recuperare questa serie, perché non prenderlo, insomma, ed è successo questo. Adesso ti passo un usato che non è usato. Sì ragazzi, Sempre questo a è un tema. colpaccio, Sì. ve lo dico. Metal Gear Acid 2, l'1 mi manca colpevolmente. C'era ma anche, però costava 50 euro. 50 E euro quindi, è già più proibitivo. Però questo GameStop lo vendeva come usato, ma è ancora incartato, ragazzi. Cioè, ancora la carta, la plastica. non lo possono ritirare come nuovo. Certo. Quindi ti vale come usato. Però effettivamente ne avevano uno che era questo di qua che hai preso tu sigillato. Sì. E poi ne avevano un altro identico però aperto. Esatto. Per fortuna che io mi sono accorta che c'era quello sigillato e abbiamo preso quello, altrimenti Anche ti avrebbe dato quello aperto. Esattamente, mi avrebbe dato quello aperto, infatti gli ho chiesto alla ragazza ma è sigillato, è chiuso, aperto, perché insomma, da quanto ho capito, già la versione italiana comunque vale un pochetto. Quella sigillata. Ma sigillata vale molto di più, altro che 20 euro, aggiungiamo un altro zero e forse ci siamo. Però cioè, ho detto ma io lo prendo, cioè male che vada, prenderò anche il primo, perché so che è tipo un gioco di carte e dentro c'è anche un visore tridimensionale. Male che vada, prenderò il primo, li proverò
se mi faranno cagare, ragazzi, si possono sempre vendere a questa cifra, 20 euro, tanto sicuro ci guadagno. Non ci ho perso niente e non potevo farne a meno, cioè, visto che voglio recuperare tutta la serie, direi che è una cosa importante da comprare. Ecco, qua parlavamo nello scorso episodio del negozio. Sì, allora se vuoi te li passo dopo, prima ti passo qualcosa. No, passami tutti questi del negozio che abbiamo comprato. Questo è il famoso negozio che, raga, avevo detto già nei miei acquisti, negozio a Palermo. Di Palermo, che è Console and Mania. Console Mania, sì, Console and Mania. Console and Mania, ok. È un negozietto molto bello, molto ben fatto, con anche cose molto retro. Quindi ragazzi, se passate a Palermo, andateci, visto che è lì. Cioè, questo è uno sponsor gratuito, eh? Sì, infatti lo sto a fare perché davvero mi ha impressionato quel negozio, sì, vi dico la verità. Siamo stati lì dentro per tipo un'ora e mezza, perché veramente c'era un botto da guardare, perché effettivamente tu quando entri è una stanza, cioè non è un negozio con tanti, sì, no? Cioè è proprio una stanza grandicella, diciamo, con un sacco di roba. Ha un botto di roba, raga, un botto, veramente non ci sono parole per descriverlo. Siamo stati lì a guardare gioco per gioco. Appunto per questo motivo abbiamo preso un bel po' di roba. Tra l'altro un totale di 50 euro, erano 6 giochi, mi sa, forse. Sì, perché poi appunto hanno questo usato che devo dire che insomma tu puoi scegliere quale prendere, perché comunque sono tutti esposti, non c'è niente in magazzino. Cosa molto bella il fatto che l'usato sia esposto e tutte queste cose, e vedi anche le condizioni del gioco perché ogni cioè funziona così il negozio, gli portano l'usato le persone e decidono le persone quanto vendere quell'usato, il negozio tramite questo usato gli fa un buono da spendere, ovviamente sempre da loro, per giochi nuovi. Ed è geniale questa roba, onestamente geniale. Poi ci sono praticamente diverse versioni magari dello stesso gioco, tipo ad esempio di questo c'era sia tipo a 5 euro che a 3 euro. Però quella a 3 euro era bruttina e infatti 5 euro è completa, non brutta, tenuta benissimo, e Dishonored per 5 euro è il suo prezzo. Su Vinted solo che c'è la spedizione, quindi non conviene, a questo punto conviene qui nel negozio. E tra l'altro mi mancava, perché ragazzi io avevo tutte le versioni, il secondo, l'espansione, il primo l'ho giocato grazie al Plus e non l'ho mai recuperato, e quindi mi sono detto voglio la copia fisica, visto che è un gioco che io, il primo soprattutto, ho amato alla follia, il secondo anche, l'espansione un po' meno, però il primo all'epoca fu una roba fuori di testa a mio parere, e quindi ci voleva. Per 5 euro me lo sono comprato e sono anni che ci penso. È bello che costava sempre poco, però non ho mai avuto quella... Lo compro, e quindi stavolta me lo sono preso. È stata la volta buona, dai. Stessa cosa, non propriamente uguale, ma per Homefront, che questa è un exclusive Resistance multiplayer. E poi ci sta il nome della persona che lo vendeva. Grazie al albanese Lucian, che ci segui da casa, come sempre. Non so nemmeno chi sia, ragazzi. Però, vabbè, è in inglese, sti gran cazzi. Meglio, finché è in inglese a me mi va anche bene, cioè nel senso, basta che non sia in spagnolo, francese o tedesco. L'inglese è la lingua del mondo, quindi ci può anche sta. E ce l'avevo già in realtà, Homefront, solo che la mia coppia era tipo non distrutta, di più, ha fatto le guerre puniche. Quindi ho detto, vabbè, mi compro questa che almeno ricambio. Poi l'ho pagata, quanto l'ho pagata? 3 euro o 5 euro? Non mi ricordo. C'è di lato scritto? No, l'ho cancellato. Sono un furbo. No, mi sa 5 euro, non c'era nulla da 3 euro. Forse 5 euro, sì. 5 euro. Io, raga, vi dico, non ho mai giocato questo Homefront, ho giocato Homefront Revolution perché l'avevano dato gratis col Plus, vabbè, anni fa. Io, guarda, quando sento Homefront mi viene proprio un colpo al cuore. Poi magari questo sarà bellissimo, ma io ho giocato quello, avevo un mal di testa intanto perché era ingiocabile, a parer mio. E poi veramente a livello di trama era... gameplay, guarda, non commento. Allora, il problema è uno. Il primo Homefront è stato un progetto molto interessante e anche come gioco molto bello, perché non era fatto, ma durava poco, 5-6 ore, come un classico Call of Duty. Homefront Revolution lo stavano facendo, hanno bloccato lo sviluppo, l'hanno rifatto, l'ha rimbloccato, insomma è stato un bordello Revolution. Ah, ok, io infatti questa cosa non la sapevo. è nato zoppicante e infatti ha fatto merda, ecco, ma non è che è stata una colpa, perché non so se l'ha fatto THQ
a questo punto. Non mi ricordo. Neanche io, perché penso che abbiano cambiato gli sviluppatori in corso. E infatti io non l'ho mai giocato Revolution, però so che non è che fu così tanto bello, apprezzato. Però il primo Homefront era un qualcosa di diverso, era veramente un gioco da 7,5-8, non di più, però era un bel esperimento. Magari è da provare. Sì, il primo mi è molto piaciuto, l'ho giocato 4-5 anni fa, neanche. Quindi sì, graficamente ormai povero, perché, cioè, grazie al cazzo, PS3, però devo dire che aveva i suoi spunti interessanti, quindi niente da dire su questo. Sempre quel negozio, questo giochino per la Wii, così del botto, cioè tutta roba PlayStation, poi arriva la Wii. Comunque, Secret File Tunguska. Io ragazzi non lo so, cioè vi dico la verità, non so nemmeno di che cazzo stiamo parlando. Boh, esteticamente era carino. Però mi ispirava. Poi costava un cazzo. Mi ispirava, sì, infatti 5 euro, nuovo. No, per il celofanato l'abbiamo aperto noi. Sì, esatto. 5 euro, tra l'altro c'è scritto cooperativa, sono un po' di puzzle, un po' di cose, lo giochiamo insieme magari sulla Wii come passatempo. Sì. Mi ispirava anche la copertina, quindi ho detto ma perché non comprarlo? Infatti l'abbiamo comprato. Poi l'hai sviluppato da Deep Silver o no? Sì, perché io vedo Deep Silver. Sì. È licenziato da Nintendo. Ok. Quindi secondo me è anche un gioco abbastanza interessante. Poi vi sapremo dire un giorno, magari quando giocheremo, forse fra 10 anni, però... No, dai, magari un po' prima, ecco. È che la Wii faccio una fatica a giocarci. Però devi persistere. Devo persistere, sì. Vabbè, però ragazzi, titolo che sembra veramente intrigante. E poi c'è una chicchetta così, infatti ecco. Devo ancora vendere la versione normale, perché non c'ha senso che me la tengo. Di questo ci sta un retroscena, mentre eravamo in negozio. Sì. PES 12... la Deluxe Soccer Edition. So che sapete leggere, però ve lo sto dicendo anche io. Sta di fatto che cos'è successo? Allora, è successo che avevi chiesto al venditore quanto costasse, perché era l'unico gioco tra i miliardi che aveva in negozio che non aveva il prezzo. Esatto. Abbiamo chiesto, lui fa, sarà una decina di euro. Quindi quando poi siamo andati in cassa per vedere quanto costava, fa 15 euro. Allora fa Blinker, vabbè dai, no, perché cioè, alla fin dei conti il gioco l'aveva già, sì. Cioè, se non c'era nulla di particolare dentro, sti gran cazzi. Quindi che è successo? Nel mentre ci stava il ragazzo che appunto l'aveva portato e l'aveva messo in vendita nel negozio, che era lì con noi, cioè stava facendo delle cose appunto col proprietario. E quindi fa, ma dice questo è 15 euro, dice che fa, lo vuoi abbassare? Giusto per fargli capire che se facevo lo sconto lo prendavamo. E fa, ma sì dai, passagliela a 10, e quindi da 15 l'abbiamo preso a 10. Esatto, e quindi io ho detto ok, a 10 ci può stare, anche perché era praticamente nuovo, cioè era aperto, sì. Cioè aveva la plastica aperta. Allora praticamente era sigillato, solo che la carta probabilmente era stata un po' sbattuta a destra a manca, era leggermente aperta, però comunque era ancora sigillato. Infatti ci sta anche la carta dentro che era ancora da grattare. Sì, già tu esatto. l'hai grattata, mi sa. No? Sì. Allora, c'è questo qui, c'è gioco, vabbè, grazie al cazzo. Però è in versione italiana, ecco. E c'è il poster di Cristiano Ronaldo. Quindi già per me vale tantissimo, sono contentissimo. E infatti ci sta. E c'era appunto questa carta, sì, che noi abbiamo grattato, quindi non vi gireremo, anche se ormai il valore non ce l'ha, perché obiettivamente non ce l'ha. E cosa è successo con questa carta? Prova a spiegarglielo. No, è successo che con quella carta praticamente, se tu ai tempi acquistavi questa edizione, ti regalavano una maglietta. Se andavi nel sito ufficiale, mettevi il codice e ti spedivano la maglietta a casa. Ora ovviamente sono passati troppi anni, poi il sito è cambiato, però Fablinker ha comunque mandato un'email dicendo che l'ha acquistato da poco, era sigillata, ha grattato appunto il codice eccetera eccetera. Ovviamente non abbiamo avuto risposta, però sarebbe stato figo che magari dicevano guarda, la maglietta non l'abbiamo più disponibile, ti mandiamo tipo sta cagata qua. Però non ci hanno cagato, ecco, non c'hanno più è stato veramente tristissimo. Non ci hanno risposto e io mi sono sentito un po' triste, perché onestamente mi sarebbe piaciuto avere una maglietta di quel PES di quell'anno. Vabbè, molto nostalgica questa cosa. Poi vabbè, qui abbiamo un recentissimo acquisto visto sul canale, Football Manager 26 per PS5, ovviamente la versione console,
che al momento è un po' zoppicante come gioco, ma speriamo che si riprenda, perché insomma il dottore ha detto che qualche giorno forse si riprende. Sì, devi dare una tachipirina in più. Tra un bug e l'altro, una tachipirina. No, però già hanno fatto un aggiornamento oggi che l'ho provato e devo dire che il gioco è leggermente più stabile, non ancora perfetto, siamo ancora lontani dalla perfezione. E poi abbiamo l'ultimo acquisto, che con questo, Una piccola chicchetta che è arrivata proprio oggi. Caparezza Orbit, la Collector's Edition, che adesso noi qua sopra vi facciamo vedere il link, perché abbiamo fatto, cioè ho fatto in realtà su Fabinker Music un bellissimo unboxing su questa Collector's e su questo disco, veramente entrambi strepitosi, sia la Collector's che il disco. Quindi ragazzi, andatevelo a vedere dopo che avete finito il video, ovviamente. E che dire, Giustamente. che dire, insomma, sicuramente tanti acquisti di qualità, altri un po' meno, comunque. Però è la verità, No, bisogna vabbè, essere sì, onesti. sì. Ma per il momento un po' meno, però Magari un po' io più avanti con gli ho aggiornamenti. la speranza che questo gioco diventi il messia dei manageriali, anche se succederà il contrario, diventerà l'incubo degli allenatori. Ovviamente si intende allenatori sopra dei pixel. E niente, ragazzi, vi facciamo vedere un po' il tutto. E questo, ragazzi, era tutto. Che ne pensi? Io penso che comunque, come avevamo detto nel mio, poco ma buono, forse da te ancora meno. Da me è pochissimo, ma però è molto buono. buono, cioè togliendo, vabbè, io parlo per i miei pareri personali, Football Manager 26, che vabbè, per il resto penso che sia tutto Quindi abbastanza... PES ti piace? PES è bellissimo, ma stai Ma scherzando? come? È meraviglioso. Ma io ti parlo dell'edizione, cioè. Ah, ok, Poi vabbè, io classica. da Football Manager ti dico il fatto che il gioco per ora fa cagare. Di PES io ti parlo invece dell'edizione, che è meravigliosa per il mio. Cioè, Purtroppo non c'è la maglietta, però vabbè, facciamo finta di non piangere per 10 nell'angolino. euro, insomma, già per me il poster vale 1.000 euro. Quindi... Madonna, quanto No. sei fanboy, mamma no, mia. scherzo una certa. Però se me li offrite ve lo vendo, tranquilli ragazzi. Boh, comunque, dimmi il tuo pezzo preferito, dai. Vabbè, Io lo so già, però. Il mio pezzo preferito, ragazzi, è Caparezza, Orbit, perché È bellissimo, raga, andate a vedere l'unboxing. è una collector's piena di cose a prezzo veramente modico, ora non più, però quando lo vendevano al day one, 33,90 euro. Col preordine in realtà, non Sì. al day one. Quindi, Vabbè, sì. Per 33,90 euro secondo me ne valeva la pena. Assolutamente sì, infatti me la sono accaparrata subito. E adesso per costa? fortuna. Ma l'ho visto su Amazon 100 euro, ma Esatto. non so se l'hanno aggiornato, magari ora è tornata disponibile, chi lo sa. Non lo so, Rick. Dateci un'occhiata. E Metal Gear Acid 2 anche secondo me è un grandissimo colpaccio, attenzione, perché cioè, in celofanato è un colpaccio a 20 euro, anche aperto sarebbe un colpaccio a 20 euro, visto che 20 euro sono le versioni tedesche, Sì. russe, di Hong Kong, vietnamite, insomma. Hong Kong. Vabbè, a parte gli scherzi, io direi Caparezza e Metal Gear Acid per il momento come due cose più belle, secondo me. Ci sta. Niente ragazzi, fateci sapere il vostro parere su queste cosine, se volete qualcosa sul canale, in realtà no, perché c'è un cazzo. Vabbè, comunque, ragazzi, un vostro parere, noi ci becchiamo alla prossima e vi ringraziamo tanto. Ciao. Ciao!